E allora, a proposito di collezioni e di ispirazioni di grandi artisti, ci troviamo di fronte a una bellissima scultura della Madonna del Bernini padre. Sembra piena di sentimenti materni e di dolcezza. Ci troviamo all'interno della Certosa e mi fa piacere mostrarvi alcuni piccoli e importanti elementi che determinano un racconto su San Martino. Ci troviamo di fronte a un'altra scultura, una scultura importante del Pietro Bernini, che è quella del San Martino, che dà nome a tutta la Certosa. San Martino che fa questo gesto caritatevole di dividere il proprio mantello con un povero di passaggio. Con le varie collezioni del museo si può anche percepire degli elementi di novità che vanno oltre quello che è la storia della Certosa e quindi anche delle donazioni storiche del museo, ma sono alcuni elementi contemporanei, perché essendo museo della città ha una sua evoluzione ed ha un suo interesse in quello che possono essere le interpretazioni della nostra città e dei nostri luoghi nell'arte contemporanea. È interessante osservare un po' l'aspetto quasi realistico di tutte le figure che c'è del presepe napoletano. Qui ci troviamo di fronte a delle vere e proprie sculture. Artisti come San Martino, nel caso di questi mendicanti e pastori, venivano incaricati, venivano commissionati per poter realizzare al meglio, in una gara sfrenata fra varie famiglie, il presepe più bello. Per cui abbiamo una descrizione minuziosa degli animali, dei vegetali, della frutta, della verdura, il pelo delle pecore e delle capre, l'accovacciarsi. La rappresentazione di queste figure è una rappresentazione, diciamo, quasi naturale e venivano ricamati, stampati, cesellati e rappresentati nella loro naturale forma e decorazione tutti gli oggetti d'uso di questi pastori.